Ciao amici, buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo video, ma soprattutto ben ritrovati in Trentino Alto Adige. In questo vlog passiamo un intero weekend qui insieme e andiamo a fare un sacco di trekking, di belle attività, ma soprattutto scopriamo insieme quelle che sono le location più iconiche e famose del Trentino, passando dalle famosissime Alpi di Siusi al Monte Seceda, al Lago di Carezza. Insomma, sono location pazzesche, io ho sempre voluto vederle, quindi ho deciso di vloggare e portarvi un po' con noi, anche perché probabilmente se avete cliccato in questo video o siete degli amanti della montagna o volete in un certo senso organizzare un weekend in Trentino, volete scoprire qualcosa in più, state cercando ispirazione. Io lo faccio spesso con i vlog degli altri, quindi spero che questo video non sia solo bello ma anche utile per voi, perché vi porto un po' con noi, vi racconto un po' quello che faremo e cercherò di darvi anche delle info e consigli utili per il vostro prossimo viaggio se lo state organizzando. Noi siamo appena arrivati qui in hotel, ma non ci perdiamo in chiacchiere perché iniziamo subito ad esplorare. Venite con me in un weekend pazzesco qui in Trentino Alto Adige. Let's go! Direi che possiamo ufficialmente dare inizio al nostro weekend di trekking e camminate. Io e Rodney ci siamo appena presi la cabinovia. Direi di iniziare subito con delle info e consigli utili. Oggi è il nostro primo giorno e lo dedichiamo a visitare tutta la parte delle Alpi di Siusi. Stiamo proprio in questo momento salendo con la cabinovia per andare sull'altopiano a iniziare tutte le nostre passeggiate. Consiglio utile e info di viaggio: se state per programmare una visita sulle Alpi di Siusi, ci sono due modi per salire fino sull'altopiano. Potete arrivarci o da Ortisei, direttamente dalla cittadina con una cabinovia, oppure sempre in cabinovia dalla cittadina di Siusi, che è la seconda opzione, che è quella che stiamo facendo noi oggi. È leggermente più lunga ma costa un pochino di meno perché è un po' più lontana rispetto ad Ortisei, nel senso che da Ortisei salite direttamente con la cabinovia e arrivate già nel punto un po' panoramico più bello. Da Siusi arrivate fino sull'altopiano, poi vi fate un mini trekking per arrivare nei posti un po' più panoramici, iconici e famosi di tutte le Alpi di Siusi. Come punto d'appoggio per questi giorni stiamo nel paesino di Castelrotto, che è una zona abbastanza strategica perché vi consente di arrivare un po' a Ortisei, un po' a Siusi, fare un po' di giretti, stando comunque in una zona limitrofa a tutte le main attractions, e costa anche un pochino meno. Infatti ci siamo trovati un hotel a 3 stelle che alla fine ci va benissimo in questo paesino, che è un po' più economico rispetto a tutti gli altri. Quindi consiglio utile: Castelrotto, ottima zona, qualità prezzo top, e siete anche vicino a Siusi per prendervi la cabinovia. Ci avevo letteralmente messo 5 minuti di macchina per arrivare fino a qui. Adesso saliamo e diamo inizio alle nostre super passeggiate. C'è anche una giornata pazzesca, come potete vedere, quindi siamo gasatissimi. Rodney, vieni a salutare il vlog. Pronti per questo weekend? Yeah. Let's go! Let's go. Ci siamo fermati al nostro primo rifugio perché oggi stiamo facendo una sorta di tour a tappe. Facciamo un anello sulle Alpi di Siusi, ve lo lascio segnato qui sotto così se volete farvi lo stesso percorso ce l'avete. E ci siamo fermati alla Malga a prendere dello yogurt con i frutti di bosco perché avevo cola, volevo già una robina dolce per iniziare la giornata. In teoria tutta questa camminata dovrebbe durare circa 3-4 ore, con le soste con calma ti fai praticamente tutta la giornata sulle Alpi di Siusi. E quindi adesso ci facciamo una breve sosta, mi mangio questo buonissimo yogurt con la frutta e poi continuiamo.
Ciao amici, siamo arrivati al secondo rifugio della giornata, ovvero il rifugio Molignon. Stiamo facendo un picnic in un posto pazzesco, ci siamo ricavati tipo un nostro spazio sopra una collina, abbiamo una montagna pazzesca davanti e ci stiamo mangiando le nostre schiscette di ieri. Stavamo iniziando ad avere fame anche perché in tutto questo si sono fatte le 2 del pomeriggio, quindi ci si mette un po' a fare questo percorso, soprattutto se ci si prende un po' delle pause, però molto molto bello. Adesso mangiamo, facciamo una breve pausa e poi rientreremo con calma verso l'hotel, perché tra tutto il percorso che abbiamo fatto venire poi dobbiamo farlo anche a tornare, secondo me ci metteremo un attimo, però è veramente molto molto bello e consiglio, se siete amanti della bici, qui sono tutti in giro con le bici elettriche, quindi potete anche valutare di fare tutto questo percorso in bici, che dovrebbe essere molto carino. Beh ragazzi, dopo un'intera giornata di camminate possiamo ufficialmente quasi definirla terminata. Stiamo per uscire a cena, siamo tornati qua in hotel per riposarci un attimo, farsi le docce e dormire perché eravamo veramente veramente stanchi. Infatti siamo partiti da Milano alle 5 questa mattina e poi ci siamo fatti tutto il giorno di camminate, siamo un attimino cotti, ma comunque molto molto affamati. Qui vedete il mio outfit di questa sera e palesemente si può vedere che non c'ho voglia, ma oggi va bene così. Quindi adesso usciamo a cena e vi dico solo che sono le 19, ma va bene così perché noi alle 21 saremo già nel letto addormentati probabilmente. Quindi concludiamo questa prima giornata andando a cena, ci mangiamo qualcosina al volo e ci riaggiorniamo domani dove facciamo altre belle cose, ma ve le spiego con calma domani mattina. Ciao ragazzi, buongiorno, seconda giornata qui in Trentino, anche oggi ci facciamo un sacco di belle hike, in particolare oggi andiamo sul Monte Seceda, che è questo qui, l'avete sicuramente visto un po' ovunque su Instagram. Io qui ci sono già stato un paio di anni fa e me la ricordo come una delle cose un po' più belle che ho visto in questi posti, quindi spero che insomma piacerà anche a voi. Iniziamo con un paio di note e consigli operativi perché ci sono 3 modalità per salire sul Monte Seceda, tutte con comodità e prezzi diversi. La prima, che è la più comoda e quelle ovviamente anche più costosa, è salire con una funivia direttamente da Ortisei fino in vetta e siete praticamente già arrivati, ma costa veramente tanto. La seconda è prendere un altro tipo di seggiovia a Selva di Val Gardena, in particolare la seggiovia si chiama Colorizer, vi porta a metà strada principalmente da un altro versante per poi salire con una hike di circa un'oretta e qualcosa. E poi c'è la terza opzione, che è quella che facciamo io e Rodney oggi perché ci sentiamo belli carichi, che è parcheggiare sempre in zona Selva di Val Gardena la macchina in un parcheggio che poi vi faccio vedere dopo, vi metterò le coordinate. In teoria sono 2 orette e mezza di hike, sempre in salita, vedremo come ci arriveremo. Partiamo e iniziamo con questa seconda giornata. Beh ragazzi, come potete vedere c'è stato un cambio di programma, il parcheggio era completamente pieno, non si poteva trovare un posto nemmeno lungo la strada perché altrimenti vi facevano la multa, quindi ci siamo dovuti prendere la seggiovia. Siamo venuti a prendere la seggiovia Colorizer per salire fino a metà strada più o meno e poi farci la hike. Consiglio, se volete farvela a piedi tutta, dovete assolutamente arrivare molto presto al mattino. Noi siamo arrivati circa alle 9, 9 e mezza ed era completamente pieno, quindi consiglio numero 1, andate molto presto al mattino, altrimenti vi tocca la seggiovia.
Beh ragazzi, quello dietro di me è il Monte Seceda, quindi siamo ufficialmente arrivati alla fine del nostro percorso. Adesso cerchiamo un bel posticino dove fare un picnic, perché ci siamo portati le schiscette anche oggi. Se volete fare questa passeggiatina proprio qui, che sto facendo io adesso, bisogna pagare 5 euro, ma secondo me ne vale la pena, anche perché comunque cioè un panorama come questo qua è veramente unico. Spero che vi stia piacendo, continuiamo il nostro hiking tour, ci vediamo più tardi. Seconda giornata praticamente finita, anche questa sera usciamo a cena, ma andiamo in un posto speciale perché andiamo a festeggiare il compleanno di Rodney un po' in anticipo, ma andiamo in questo hotel sulle Alpi di Siusi dove si mangia solo cibo vegano, quindi it's a full vegan hotel, molto molto bello, lo proviamo e vediamo com'è. Buongiorno amici, oggi vi do il buongiorno dal rifugio più famoso di tutto il Passo Sella, dove ovviamente, come avete visto sicuramente su tutti i social, vi danno i Kraffen e siamo riusciti a prendercelo. Vi dico solo che sono le 8:15, ci siamo fatti una sfaticata per arrivare fino qui in orario, però spero ne varrà veramente la pena. Adesso ci facciamo il nostro taste test di questo Kraffen super richiesto da tutti i social, e anche ancora caldo, quindi sarà super buono.
Siamo appena tornati in macchina e abbiamo concluso tutto il nostro bel tour di questa mattina. Abbiamo fatto un'escursione, secondo me, pazzesca, la migliore di tutto il weekend. Circa 4-5 ore con le pause, abbiamo fatto un anello pazzesco. Vi lascio qui sotto anche sullo schermo esattamente le tappe che abbiamo fatto durante la giornata, se volete ripetere completamente il nostro giro, se volete comunque trarne ispirazione. Secondo me è stato veramente il più bello che abbiamo fatto in questi giorni e abbiamo visto tante belle cose. Ora in realtà andiamo al lago di Carezza, che è la nostra ultima tappa prima di concludere poi ufficialmente questo video, ma credo che ora sia anche arrivato per me il momento un po' di salutarvi. Penso che sia arrivato il momento giusto. Vi lascio comunque con le immagini del lago di Carezza, che è un'altra location iconica che secondo me sarà stupenda per concludere in bellezza, ma magari ne approfitto per salutarvi adesso. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi sia stato utile se magari state organizzando un weekend sulle Dolomiti o volete fare un viaggio qui. Se da questo video avete preso ispirazione, io ne sono molto contento, quindi se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio e vi saluto. Vi mando un bacione, vi lascio con le immagini del lago e niente, grazie per aver guardato questo video e al prossimo, ciao!